Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, una nuova prova di Power Station media molto interessante. Parliamo della Fossibot F2004, me l'avete chiesta in tanti, me la sono procurata, è arrivata, ho avuto tempo di testarla, sapete sono sempre incasinato. Se avete visto, ma se non l'avete visto guardatelo, il video della Fossibot F3006, una macchina più grande, che vi è piaciuta tantissimo, so che ne state comprando parecchie, e come in quel caso parliamo di una Power Station concreta, senza fronzoli, senza connessioni wifi, senza applicazioni, senza ricarica wireless, senza tante cose strane che fanno salire il prezzo, ma qui abbiamo un'ottima Power Station con un ottimo inverter e un ottimo accumulo, perché parliamo di 2400 watt in uscita di potenza costanti. Cosa servono 2400 watt? Servono a far andare praticamente tutte le utenze domestiche, se parliamo di un appartamento con elettrodomestici, se parliamo di una casa con un'officina, una zona esterna dove saldate eccetera, allora no, però vi farò vedere che comunque le cose principali riesce a farle. 2048 Wh di accumulo, quindi 2 kW, LiFePO 4, ultima tecnologia disponibile, la possibilità di scegliere come caricarla da rete con il selettore meccanico da 300 a 1100 watt, che è molto importante sia per fare coesistere la ricarica magari della Power Station in orari dove avete delle tariffe free o magari dove avete una produzione del vostro fotovoltaico connesso alla rete in esubero, per la mobilità molto comodo perché arrivate in piazzola non avete tanti ampere, allora abbassate la corrente. Insomma, molte possibilità di personalizzazione con questo comando istantaneo molto pratico, e quindi parliamo più o meno della stessa Power Station ma più piccola e più portatile. È fatta molto bene, costruita anche con un cassetto, vedrete, per mettere i cavi, insomma tutto molto portatile ma anche molto versatile per un utilizzo a casa. La carichiamo in circa 2 ore alla massima potenza e parliamo di un oggetto che pesa 22 kg se non erro, quindi abbastanza trasportabile, ha 2 comodi maniglioni, ma inutile che vi dico tutto prima, ma una cosa che vi dico prima è importante: il prezzo, perché è una Power Station che si trova mediamente sui 1000 euro. Vi lascio il link del prodotto sul sito Jigboing, che è il sito dove normalmente la trovate a meno, comprate tranquillamente, io lo uso senza problemi. Oscilla su quel sito il prezzo da 990 a 1050 euro, dipende dal periodo. Se riesco ad ottenere dei coupon, dei codici sconto, vi lascio tutto nella descrizione del video, mi raccomando leggetele sempre, perché coupon e link diretti ve li metto qua sotto. Ora ve la faccio vedere, facciamo un po' di prove, poi traiamo le conclusioni. Ok, scatolone della Fossibot F2004, che verosimilmente sarà una matriosca. Una volta aperta, con un imballo di protezione, ci fa arrivare direttamente alla Power Station. Troviamo il manuale e 2 maniglie per tirarla fuori. Ok, eccola qui, non è leggerissima, però si riesce a manovrare senza grossi problemi. Nella scatola, dopo aver tirato fuori la Power Station, troviamo solo il manuale, non troviamo nessun accessorio perché gli accessori, cavi eccetera sono contenuti qua sopra. Qui c'è un pratico scomparto dove troviamo il cavo col connettore Henderson MC4, il cavo Henderson presa di ricarica accendisigari e il cavo per ricarica da rete. Tutti questi cavi possiamo averli sempre dietro perché c'è questo comodo sportello. Abbiamo rinunciato magari alla ricarica wireless, che di fatto non usiamo molto spesso, almeno io, però siamo sicuri di portarci dietro tutto quello che serve insieme alla Power Station. Allora, partiamo con l'analisi strutturale. Qui sulla destra abbiamo il vano da aprire per la reazione, quindi rimane un design compatto, molto squadrato, però bisogna ricordarsi di aprire lo sportello per la ventilazione quando la usiamo. Qui sotto abbiamo le 3 asciugo di uscita e un pulsante che serve per l'abilitazione dell'asciugo. Sul lato posteriore nulla, se non il fatto che ci ricorda che è il modello 2004, che abbiamo 2 kW di accumulo a 51 volt, che abbiamo un ingresso solare da 11.5 a 50 volt, 500 watt massimi, funzione UPS e uscita da 2400 watt sul 230 volt. Tutte le certificazioni, marchio CE, quello vero. Sull'altro lato abbiamo gli ingressi. Qui abbiamo le ventole e ci ricorda di tenerle aperte quando sono in lavoro, come vi ho detto prima. Il pulsante, in caso di sovraccarico da rete, di errore, scatta questa protezione, e qui abbiamo l'ingresso di rete e l'ingresso dell'MPPT col connettore Henderson. Non è simpaticissimo questo connettore, però su questo modello hanno messo questa tipologia. Parte sotto abbiamo 4 piedini in gomma e 4 filetti, non ho idea che cosa possano servire, però ci sono.
funzionano. Passiamo alla parte anteriore dove abbiamo l'uscita 12 volt accendisigari o connettore XT60 che l'avrei preferito come ingresso MPPT, poi abbiamo due prese 12 volt da 5,5 col connettore circolare da 3 A. Ne abbiamo due. La zona DC di questa parte al 12 si abilita con questo pulsante. Qui abbiamo la luce integrata che si comanda da questo pulsante. La parte in DC per quanto riguarda le USB comandata da questo, dove abbiamo 3 Type-C con una da 100 watt power delivery e le altre power delivery da 20. Poi abbiamo due USB tipo A normali, Quick Charge 3.0. Pulsante d'accensione è il solito pomellino che o lo ami o lo odi delle Fossibot per scegliere subito direttamente e manualmente quanti ampere prelevare, quanti watt dal 230 volt in ricarica. Questa funzione l'adoro perché è molto istintiva, molto veloce. Non mi piace il discorso di questo pomello sporgente. Io avrei fatto un pomello magari a pressione che fuoriesce all'occorrenza, magari sul prossimo modello accoglieranno il suggerimento. Pulsante d'accensione, display. Accendiamo la Power Station. Prima cosa da fare quando la si utilizza, anche se non dobbiamo caricare, fare nulla, per non dimenticarsi, aprire sempre le orecchie che sono i due sportelli per consentire il deflusso dell'aria. Arriva in questo caso al 29%, abbiamo da una parte il display con quanto sta entrando in ingresso, la percentuale residua di batteria, l'autonomia in ore stimata, l'uscita in watt e l'impostazione che è già 50 Hz. Se attiviamo le USB compare questo simbolo, se attiviamo la parte in DC compare quest'altro, quindi accendisigari XT60 e connettore da 5,5, se accendiamo la parte AC compare il simbolo dell'AC, se accendiamo la luce modalità fissa, modalità emergenza, modalità flash veloce è spenta. Sulla modalità fissa non abbiamo la possibilità di cambiare intensità. Una luce potente, adesso poi la proviamo al buio, molto calda. Locale completamente buio, siamo in un garage, il Fossibot è acceso, proviamo la luce. Ha una potenza discreta, riusciamo comunque ad illuminare la zona circostante per effettuare varie operazioni. Tutto molto semplice, a questo punto proviamo a caricarla, così vediamo come funziona il selettore che abbiamo già conosciuto sul modello F3006. Ok, imposto il selettore al minimo a 300 watt. Attacco l'ingresso, si accende la spia della rete con la scritta Supercharge, in questo momento l'abbiamo impostata a 300 watt, vedete che piano piano sale e si dovrebbe attestare a 299-300. In questa modalità vi dà 6 ore di ricarica, non ho fretta, quindi almeno il primo ciclo di ricarica lo faccio al minimo possibile di potenza. Termino di caricarla e poi iniziamo a fare qualche prova. Momento delle prove. Allora, non c'è chissà che da provare su una Power Station del genere, di prove ne abbiamo già fatte tantissime, funziona più o meno come tutte le altre, è sempre una questione di scegliere la potenza in uscita e l'accumulo interno. Qui abbiamo una potenza di 2400 watt istantanei, dove colloca questa Power Station? La colloca in una fascia media dove abbiamo un'ottima portabilità, ma abbiamo anche la possibilità con 2400 watt costanti di alimentare praticamente qualsiasi cosa. Una prova che molto spesso mi chiedete di fare ma che con le piccole non riesco a realizzare è quella ad esempio di utilizzarla a casa, dove magari la carichiamo con un pannello quando c'è produzione di giorno, poi la tiriamo dentro e magari la notte vogliamo fare la lavastoviglie. Le lavastoviglie bene o male hanno un assorbimento importante che arriva anche a 2 kW o addirittura li supera, quindi le Power Station piccole, quelle da 1700 watt così, non vanno bene, bisogna andare su questi prodotti medi. Quindi la domanda è: una Power Station come questa riesce a fare il ciclo di una lavastoviglie come potenza e come autonomia? Facciamo subito questa prova come prima prova del video. Ok, ho tirato fuori quindi il cavo della lavastoviglie, l'ho attaccato direttamente al Fossibot, adesso lo accendiamo, attiviamo l'uscita C, ok, abbiamo l'alternata, accendere la lavastoviglie, facciamo un ciclo normale non eco, lo faccio partire. Adesso è la fase solo che girano le pompe, ci sono 20 watt, facciamo tutto il ciclo, siamo al 100% e vediamo quanto rimane. Ok, è notte fonda praticamente, però ciclo finito, abbiamo fatto fuori esattamente il 50% dell'autonomia, ma abbiamo fatto una lavastoviglie, un ciclo intero, non in modalità economy, quindi senza risparmio energetico.
Fatta la prova della lavastoviglie, che averla superata secondo me è molto importante per darvi un riferimento di quello che può essere l'utilizzo di una Power Station del genere, perché poi dopo di quello potete fare quello che volete. Potete utilizzare dei circuiti luce, potete attaccare dei forni, potete fare il caffè tranquillamente, anzi un caffè adesso me lo farei. Macchinetta DeLonghi in espresso da 1250 watt circa, accendiamo la Power Station, accendiamo la parte AC, mandiamo il riscaldamento alla macchinetta, quindi si accendono i LED, la porta in temperatura, vedete che siamo a 1125 watt circa. Mentre si scalda vi dico che tutte le altre prove che facciamo di solito con i fornetti, con i frigoriferi, insomma con questa Power Station alimentate tutti questi dispositivi senza problemi. È chiaro che magari non possiamo alimentare la pompa del pozzo da 10 cavalli, ecco vedete intanto si è scaldata, è sceso il consumo e adesso addirittura è andata a zero con la macchinetta in temperatura. Dicevo, la pompa da 10 cavalli non riusciamo a farla partire, il compressore che magari è un 3 cavalli, un bicilindrico, ha uno spunto troppo alto e non riusciamo ad alimentarlo con questa Power Station, però qua possiamo attaccare anche tutti quelli che sono elettroutensili come smerigliatrici, trapani, questo potete farlo senza problemi. Approfittiamone per farci un buon caffè. 1180 watt di consumo perché ha di nuovo dato una scaldata, poi scende a 200, insomma si stabilizza su queste potenze, ma vedete che è proprio in completa scioltezza. Le prove interessanti che ci restano da fare sono quelle di tutta la parte di caricamento di telefoni eccetera, per vedere se si comporta regolarmente, perché qualche volta su qualche Power Station abbiamo visto che questa sezione potrebbe dare dei problemi. Un drone, una power bank, una GoPro, accendiamo la parte delle USB, power bank che va in ricarica, drone che va in ricarica senza problemi, anche la GoPro va in ricarica. Vediamo come si comporta ad esempio sul power delivery da 100 watt col mio telefono. Carica rapida, quick charge me la segnala con 2 flash, quindi il power delivery funziona tranquillamente. Se vado a prendere il power delivery da 20 watt, anche il power delivery da 20 me lo riconosce correttamente in ricarica rapida. Tutto regolare, nessun comportamento anomalo. Vedete che i consumi salgono senza problemi. Come vi ho accennato all'inizio, parliamo di una Power Station senza fronzoli, quindi nei fronzoli viene incluso anche il fatto che non ci sia una ricarica wireless nella parte superiore, ma le connessioni sono abbondanti, funzionano bene, non abbiamo l'esigenza per forza di dover appoggiare il telefono per caricarlo. Ok, mentre carico il drone, perché dovrò usarlo per fare delle riprese aereo su un prodotto fotovoltaico, proviamo a abilitare l'uscita C, facciamo la solita prova per vedere se esce fase-fase, è chiaramente sconnessa dalla rete, esce fase-fase, colleghiamola in ricarica, quindi passa in modalità supercharge, abbiamo lasciato l'impostazione a 300 watt, in questo tipo di configurazione invece bypassa e diventa uscita monofase, fase presente a 220 sul neutro nulla, comportamento diciamo standard come tutte le migliori Power Station. Ora, dopo aver fatto vari esperimenti, abbiamo la batteria al 38%, faccio ora una ricarica di nuovo completa e poi facciamo una prova di autonomia per vedere con un carico fisso qual è l'autonomia reale che riusciamo ad ottenere senza fare i soliti calcoli teorici. Perfetto, macchina carica. Allora, stress test, togliamo la ricarica, proviamo con una pistola termica, vediamo che wattaggio riusciamo a raggiungere e a quanti watt va in blocco. AC acceso, partirei con riscaldamento a 3, 250 watt, saliamo a 6, 1500 watt, 7, 1700 watt, 8, 1800 watt, mettiamola al massimo, siamo in questo momento a 1800. Altro phon da 1400, abbassiamo lei a 200 watt, accendo questa, siamo a 1500, vado di nuovo a salire, siamo a 2100, 2004, ok, adesso siamo a 2004 di potenza in uscita fissa, saliamo pian piano. Ok, cosa succede? Succede che anche aumentando la potenza rimane costante a 2004, ma non riesce a farmi andare la pistola termica al massimo del suo potere, perché si tratta di un carico resistivo, quindi non abbiamo spunti e semplicemente non riesce ad alimentarla per tutta la potenza richiesta. Però a 2004 siamo stabili e eroga senza problemi. Va bene, facciamo un test di autonomia. Sono le 13:09, stacco la ricarica, attivo l'uscita C,
parte il carico della pistola termica che è circa 190 watt, vediamo quante ore di autonomia abbiamo, ricordo che è l'1:09. A few moments later. Allora, vediamo come procede, sono le 2:50, siamo all'80%. One eternity later. Passato il pomeriggio sono le 19:30, le 7:30, siamo al 21%, vedete che la potenza intanto è salita di qualche watt, si è scaldata molto la pistola, quindi tira qualcosina in più, la lascio andare ancora un po'. A few moments later. Si è appena arrestata, sono le 21:19, quindi sono passate poco più di 8 ore. Abbiamo fatto fuori il 100% dell'accumulo con un consumo istantaneo di 200 watt. 200 per 8 siamo a circa 1600 watt-ora di consumo su un accumulo da 2000 e poco più, vuol dire che abbiamo perso per strada circa il 20%, che più o meno è la media di perdita che abbiamo con le power station. I valori più o meno sono sempre questi. Ok, per quanto riguarda la ricarica da solare, in questo momento sto caricando a 100 watt con la macchina collegata ad un pannello da 400 watt montato a ringhiera. Il sole è quello che è oggi, non c'è tantissima produzione. Chiaramente se andiamo a collegare magari due pannelli in parallelo, utilizzando quindi dei connettori a Y per collegare i due pannelli esattamente in parallelo, chiaramente la produzione praticamente quasi raddoppia, senza aumentare la tensione perché sono appunto collegati in parallelo. Vi ricordo che avevo fatto un video sulle stringhe per spiegare la serie, il parallelo, le differenze, le somme, eccetera eccetera. Durante la ricarica ora stanno girando le ventole, vedo se riesco a farvi sentire il rumore perché è veramente minimo. Da qui sta uscendo un bel calore, ma sono molto silenziose. Bene, siamo a fine video. Cosa possiamo dire di questa Power Station? Che è molto buona. Per il prezzo che ha si colloca in una fascia media molto appetitosa, ci potete fare un sacco di cose, ha un buon ingresso di ricarica solare, non ho potuto provarlo come si deve, però se avete un pannello solo, un pannello portatile o magari l'attaccate ai pannelli che già avete sul camper, anche solo con 300-400 watt mentre siete in viaggio, ma anche meno, la caricate senza problemi. Funziona bene, non ha dato nessuna anomalia anche sulle porte NDC, tutto corretto. Se vi piace, mi raccomando, link in descrizione. Prodotto che mi sento di consigliare anche se non sono rivenditore, ma come sapete ho la massima trasparenza, non ho nessun contratto, nessun vincolo, provo quello che mi pare. Se vi dico che funziona bene, funziona bene. Questa del video è già venduta, non ho avuto neanche il tempo di dire che l'avevo presa, ma mi raccomando, trovate tutto in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta. Se passate in negozio da Torino non potete vederla, ma vi posso far vedere altri prodotti e vi offro volentieri un caffè. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.